Ciao ragazzi, bentornati sul canale. Oggi sono qui perché voglio fare un video con voi, voglio farvi vedere eh, diciamo le ultime paste che ho preso su consiglio dell'amico Floriano che mi ha consigliato le Lux Metal. Io fino adesso usavo uno strop con delle paste che avevo preso molti anni fa, anche perché con paste come queste ci andate avanti veramente un secolo, usate prese diversi anni fa della Bark River ai tempi, però ecco, volevo provare qualcosa di diverso e appunto su consiglio di Floriano voglio provare queste Lux Metal. Non l'ho ancora mai usate. Ho qui proprio uno strop che dedicherò appunto all'utilizzo di queste paste. Mi ha consigliato appunto di usare la fine e la super fine, perché le altre sembrano essere un po' aggressive, e quindi ho un po' di coltelli che voglio un attimo riavvivare il filo, diciamo, perché non è che l'hanno proprio perso tanto, però diciamo che non tagliano più la carta, non fanno i peli come prima, diciamo. C'è un po' di tutte le fasce, economici, non economici, c'è un po' di tutto qua. Andiamo un attimino a vedere, anzi se riesco voglio farlo anche sull'accetta, perché no, voglio dargli una passata e voglio vedere un attimino, intanto vediamo un attimino i coltelli come tagliano prima dell'utilizzo delle paste, e vediamo poi con un po' di strop quanto migliora la situazione. Ok, andiamo un attimino a vedere. Ecco, allora direi vediamo un po'. Voglio vedere anche l'accetta, che viene proprio fresca da utilizzi. Sì, ancora taglia, però ecco, strappa un po'. Vediamo poi come sarà ripristinata. Questo qua, l'Outdoorsman. Adesso non so se riuscirò a riaffilare tutti questi, a riavvivare tutti questi che ho sul tavolo, però diciamo che questo taglia, ma fa un po' fatica. L'izzula, se lo metto in verticale non taglia, ovviamente se lo inclino un po' taglia, ma quest'izzula qua l'ho usato abbastanza, taglia ma fa un po' fatica, vedete, fa un po' fatica, strappa. Questo ganzo, coltello da battaglia, anche questo vedete che l'ho usato un bel po', anche questo fa un po' fatica a tagliare. Ok, questo Bush Ranger è anche taglia sì, ma non propriamente benissimo. Qui c'è un punto anche dove si è un po' danneggiato, non mi ricordo cosa ci ho fatto, ma si è anche un po' danneggiato. L'ESI 3, vediamo un attimino. Insomma, hanno bisogno un attimino di una ravvivata, diciamo, dai, di una ravvivata. Penso che sì, taglia ancora in diagonale, ma come lo metto un po' più verticale fa fatica. Andiamo a vedere come va con le paste. Inizio con questa pasta qua, la fine, che voglio usare per questo lato, perché penso che, ma potrei anche usare, ho preso queste tre paste che per il mio utilizzo di coltelli, sui coltelli potrebbero andare bene, che le altre sono più per lucidature. Questa è pasta lucidatura metalli ultra fine. Io direi di provare la fine, ok, qua, e la super fine poi nel lato più liscio. Andiamo a vedere qua.
anche il ganzo che non vi ho fatto vedere, ma questo, no, il ganzo, scusate, il baco, questo coltello che uso per lavoro, diciamo, che comunque ha un filo veramente pazzesco. L'ho usato un bel po', trattato, dovrebbe essere SK5, devo dire che taglia ancora molto bene, nonostante, vedete, è bello usato, ma però voglio dare una riavvivata anche a lui. Partiamo un attimino con che partiamo l'Izzula, dai, proviamo un attimino l'Izzula. Voglio fare qualche passata di strop, vedere come va. Sembra che sembra aver fatto già una marcia. Guardate già il filo come con pochissime passate già come è diventato più lucente. È diventato già un bisturi, ragazzi, guardate se riesco a farvi vedere. Devo usare ancora quella ultra fine, ma è diventato già un rasoietto. Vediamo un po' qua. Un rasoio, ragazzi, è già diventato. Avete visto come tagliava prima? Guardate che filo a specchio che sta, veramente bellissimo. Guardiamo un po'. Adesso non ho tantissimi peli perché, ma praticamente quella fine posso pure non usarla. Vediamo qualche passata anche di quella fine, va. Su quest'altro lato. Nuove ragazzi, l'ho prese adesso proprio per usarle in questo momento. Ammazza. Dai. Direi che adesso guardate che taglio.
Ammazza. Eh sì, direi che vediamo un po' qua. Qua praticamente mi sono rasato il braccio, ragazzi, col filo che abbiamo fatto a questo Isola. Andiamo a vedere un attimino anche con questo Easy 3. Ormai qua abbiamo spalmato bene. Io vado molto a senso, ragazzi, cioè le inclinazioni, vado molto a occhio. Ormai mi sono fatto un po' la mano, diciamo, quindi cerco di andare a occhio a mantenere l'inclinazione giusta. Vedete che già lo sta riportando più a specchio. Vediamo quanto bisogno ha, perché avete visto che comunque i coltelli sono usati, non tagliavano più a rasoio. Vediamo con questo strop com'è la situazione. Vabbè, è diventato un laser questo, ragazzi, guardate. Cerchiamo un po' di... sacrifichiamo un po' di fogli. Madonna, guardate. Guardate che taglio. Madonna. Questo, ragazzi, è diventato un laser proprio. Ci non ho messo nemmeno tanto, gli ho dato giusto una... Poi erano nuove, quindi il bordo praticamente... Gli ho dato veramente giusto una passata, avete visto come tagliano? Qualcosa di pazzesco, guardate. Solo con lo strop, senza pietra. Veramente dei rasoi è diventati. Vediamo un po' qua se riesco a farvi vedere bene. Vado a favore della telecamera. Cioè, ragazzi, un rasoio è diventato, guardate. Un rasoio proprio, ragazzi. Senza pietra, solo strop. Guardate. Veramente dei rasoi. Lo sentite anche dal suono, sento proprio sul dito che praticamente posso contare i segni delle impronte digitali col filo del coltello. È diventato veramente un rasoio, E a sto punto non li faccio tutti perché sennò il video dura mezz'ora. Io poi continuerò il mio pomeriggio di riaffilature con le paste Lux Metal. Però voglio addirittura provare con l'accetta. Non serve un filo particolare, però voglio vedere quanto ci riusciamo a spingerci con l'accetta. Questa con la Rinaldi, che in questo periodo ho usato un bel po'. Voglio vedere
quanto riusciamo a spingerci. Con l'accetta, vediamo. Considerate che è un'accetta, quindi acciaio abbastanza semplice, quindi dovrebbe riaffilarsi bene. Aspettate che sposto un po' di roba, sennò qua mi va tutto per terra questa sfilza di coltelli da riaffilare. Non so se riuscite a sentire il canto del filo. Ecco ragazzi, dopo aver dato l'accetta qualche passata, poi ci ho passato con lo strop anche in questo modo. Diamo qualche passata così, visto che il tagliente è lungo e la testa è anche pesante, no? Andiamo anche in questo modo. Ok, così uno riesce a fare bene forza. E adesso la bavetta con cui arrivano gli strumenti agricoli barra appunto edili, la conoscete, no? Quindi perché non nascono proprio per avere dei fili come dei rasoi o come dei coltelli, però qui proprio per testare le paste e lo strop mi sono voluto spingere oltre, e guardate qua che filo che abbiamo tirato fuori, questa accetta. Guardate, diventata un rasoio ragazzi, un rasoio, guardate, con le paste Lux Metal. A parte i coltelli ci abbiamo fatto anche, ripreso il filo dell'accetta Rinaldi, gli abbiamo tolto tutte le sbavature e adesso abbiamo un filo che è praticamente un coltello ragazzi, un coltello, guardate, un coltello. Ecco, mi stavo pure, sentite il rumore, un coltello ragazzi, proprio un coltello. Adesso non riesco a far vedere, ma guardate, cioè praticamente fa i peli. Adesso qui la luce non è ottimale, ma rada i peli adesso. Che dire ragazzi, penso che sia l'accetta che il nostro Esi 3 ormai con le paste Lux Metal li abbiamo portati a dei livelli di taglio veramente incredibili. Ormai ho finito pure la carta ragazzi, guardate. Che dire ragazzi, questi qua erano coltelli che, accette, coltelli che
abbastanza spesso, frequente, intensamente, li abbiamo riportati a un filo veramente pazzesco. Solo l'accetta, sì, ho dato anche qualche passata di pietra giusto per togliere la bavetta con cui arrivava, però praticamente questa roba qua l'abbiamo affilata tutta con strop e paste Lux Metal. Che dire ragazzi, fatemi sapere se avete domande, anche fatemi sapere se anche voi usate queste paste, cosa ne pensate. Io devo dire mi sto trovando, devo dire che sono dei prodotti veramente validi. Ok? Un saluto a tutti e ci vediamo al prossimo video. Ciao!